Benvenuti nel video dedicato all'ultima pagina che trovo nel configuratore presente in TTK-DL3 e l'ultima pagina si chiama Crea progetto. Prendo come esempio un corpetto base con le maniche a kimono di tipo C, vado a cliccare su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore. La pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure, la trovo qua in alto selezionata in blu e da questo simbolo. Vado a modificare la manica, 45 cm e metto 30 cm, faccio applica. Voi potete modificare e realizzare il modello che desiderate. Questo video è dedicato all'ultima pagina, quindi vado a cliccare su Crea progetto che ha questo simbolo, clicco, mi porta all'interno della pagina Crea progetto. Alla mia destra trovo il modello che ho realizzato, è un'anteprima. Se io questo modello lo voglio andare a stampare, devo cliccare su Apri progetto. Mi porta all'interno della L3. Clicco così lo vedete. Mi porta all'interno dell'L3 dove posso andare a fare ulteriori modifiche o posso andare a stampare il mio modello. Voglio farvi vedere le altre possibilità che ho. La prima parte, questa, riguarda il posizionamento del cartamodello sulla stoffa. Io ho la possibilità già di decidere qui cosa voglio fare. Primo, andiamo ad analizzarne uno alla volta. Di default è già selezionato posizionamento cartamodello su stoffa converso. Cosa vuol dire stoffa converso? Faccio l'esempio del velluto. Il velluto ha una peluria. Se io faccio scorrere la mia mano parallela alla cimosa, sentirò che da una parte il pelo rimane appiattito ed è liscio. Se vado dall'altra parte con la mano, sento che diventa ruvido perché sto andando contropelo. Perciò quando io posiziono il cartamodello su una stoffa che ha verso, lo devo posizionare in questo modo che mi fa vedere e ve lo faccio vedere già. Apri progetto, stampa, mi posiziona il cartamodello in questo modo sulla stoffa e mi indica la quantità di stoffa necessaria per realizzare questo modello. Vi faccio notare subito una cosa. Vedete che attorno al cartamodello c'è tutta questa linea tratteggiata, sia per quanto riguarda il davanti e il dietro. Questa linea tratteggiata sono i margini di cucitura che sono presenti tutto attorno al mio modello. Chiudo. Se vado a disabilitare questo, vado a disabilitare, entro di nuovo in Crea progetto, quindi nell'L3, vado in Stampa. Avete visto? Il programma mi ha capovolto il dietro per fare in modo di risparmiare stoffa. Però vi ricordo che questo è possibile se avete una stoffa che non ha un verso, ma se la stoffa ha un verso come il velluto, questo non è possibile. Quindi lasciamola abilitata. Seconda cosa, usa stoffa doppia se possibile. Anche questo è abilitato di default. Se ho creato un cartamodello asimmetrico, la stoffa doppia non mi serve più perché dovrò realizzare solo ad esempio un davanti o il dietro. Ho anche la possibilità di, e leggo questa frase, tramite doppio clic sul disegno, il disegno è questo, di una parte è possibile posizionarla o meno sulla piega della stoffa. Le parti poste su piega stoffa diventeranno di colore verde. Se ad esempio io volessi posizionare il centro davanti sulla piega della stoffa per fare in modo che mi diventi intero e perciò senza la cucitura sul centro davanti, faccio doppio clic sul disegno con il mouse. Diventa verde. In evidenza c'è questa linea rossa che mi sta a indicare la parte che verrà posta sulla piega della stoffa. Ed entriamo, apri progetto, stampa, ecco qui il posizionamento del mio cartamodello sulla stoffa. Vedo che il davanti, come gli ho chiesto io, me l'ha posizionato perfettamente sulla piega della stoffa e non ho più presente i margini di cucitura. Li ha eliminati da solo, ha fatto tutto il programma.
Poi avete visto questo bottone grande che serve per entrare nell'L3, per creare realmente il mio progetto, perché fino adesso ho solo un'anteprima. Ho la possibilità di salvare il progetto, quindi il progetto presente nell'L3. Se clicco mi si apre questa finestra del mio PC. Io sono già nella cartella dove voglio salvare questo progetto. Vedo che come suffisso ha TCPT. Va e ha un asterisco perché io davanti al punto, quindi vado a selezionare l'asterisco, gli metto il nome che desidero io dare a questo progetto. Ad esempio, kimono blu, perché so che lo voglio realizzare con un tessuto blu. Faccio salva. Poi ho anche la possibilità di salvare questo modello all'interno del configuratore. Salva. Mi si apre sempre la finestra, nel mio caso sono già nel posto dove voglio salvarlo, vedo che il suffisso è diverso, è TCCO. Davanti al punto vado a selezionare e gli metto il nome che desidero io. Lo chiamo ancora kimono blu, però si potrebbe dare benissimo un altro nome. Faccio salva. Se io esco, vi faccio vedere un'altra cosa. Apri progetto. Quando io entro nell'L3 vera e propria, se io vado a cliccare salva, non mi richiede più niente perché l'avevo salvata in questo modo. Quindi salvarlo qui o andare a salvarlo all'interno dell'L3 è la stessa identica cosa. Chiudo tutto. Se voglio richiamare questo progetto, vado, apri un modello già salvato sul file, mi si apre questa finestrella che mi chiede se voglio il modello da file, quindi vuol dire richiamarlo direttamente sull'L3 oppure aprire il file da configuratore, quindi aprire questo file dal configuratore. Clicco modello da file. Qui trovo i vari modelli che ho salvato e trovo anche il mio kimono blu. Faccio doppio clic, mi porta all'interno dell'L3, quindi ho il mio progetto che posso andare a stamparlo direttamente. Se invece seleziono apri configuratore da file, mi porta all'interno dei vari TCCO che ho salvato e trovo il mio kimono blu. Faccio doppio clic e mi porta all'interno del configuratore. Posso fare ulteriori modifiche e poi salvarlo. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!